Ciao amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Sono al volante di questa Jeep Compass e oggi vi mostrerò il sistema infotainment di quest'auto. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per notifiche e di seguirci anche se vi va sui nostri canali social Facebook e Instagram. Uconnect. Abbiamo visto diverse volte questo sistema infotainment sulle vetture di FCA. Però la cosa positiva è che non è lo stesso sistema a livello grafico, a livello estetico, ma cambia in alcuni dettagli. Per esempio qua troviamo una specie di layout ad alveare presente, quindi con degli esagoni presenti anche su altre zone dell'auto. Allora, per esempio, cominciamo subito dalle app. Qua sotto sono sempre 7 e queste hanno il tasto a forma di esagono, quindi questo dettaglio estetico in più che sulle altre vetture non c'era. Allora, come potete vedere abbiamo una radio DAB, quindi partiamo da qui. Qua ci sono tutte le varie memorie della radio, possiamo scegliere tra FM, AM, appunto DAB, possiamo sfogliare tutte le varie radio che troviamo, quindi qua possiamo scegliere in base ai generi, questo è un giornale elenco, poi in base a alle registrazioni nostre dei preset memorizzati. Poi c'è sempre anche qui, in caso di, chiamiamola emergenza, dato che sul display da 7 pollici davanti a me non c'è il mirroring del navigatore, se io sto sulla navigazione basta cliccare qui su mappa e mi porta alla navigazione direttamente sulla schermata della radio. Clicchiamo su audio, qua possiamo andare a scegliere l'equalizzatore. Vedete qua non era ben centrato, scegliamo l'equalizzatore appunto, la regolazione del volume, la velocità e così via. Parliamo di media, in questo caso ho collegato il mio telefono. Vi ricordo che questa Jeep ha l'impianto Beats, che comunque è un impianto medio buono come qualità sonora, e ve lo faccio sentire. Mettiamo i bassi. Beh, non è male. Abbiamo la possibilità di scegliere anche tra la musica, l'aux, la USB 1 e USB 2, perché questa ha due prese USB. Inoltre, per esempio, abbiamo qui anche le solite impostazioni dell'audio, e se andiamo a scegliere su Bluetooth, in questo caso possiamo scegliere tra info, quindi le informazioni della canzone che stiamo ascoltando, le tracce se siamo su Spotify, Apple Music, Google Play, oppure configura, quindi configurare la gestione dei dispositivi. A proposito di questa pagina, qua abbiamo i telefoni registrati, la risorsa audio registrata, in questo caso la mia, e abbiamo anche la gestione del mirroring del smartphone. Clicchiamo qui, infatti per esempio, vedete iPhone di Andrea, se io clicco attivare CarPlay vuol dire che c'è CarPlay. Se io attivo su un altro iPhone, Samsung, vediamo se ce l'ha, attivare Android Auto, quindi quest'auto ha Apple CarPlay e Android Auto. Parliamo un po' anche del clima. Allora, nota positiva, negativa? Non lo so. Perché? Perché è un po' particolare questa sezione. Ci sono i tasti qui sotto del clima, ci sono i tasti rapidi anche della radio, però non tutti i tasti. Mentre nel clima vengono totalmente copiati tutti i tasti. Per esempio io accendo la macchina così. Ok, accendo il clima, vedete? Clima attivato, posso scegliere diverse impostazioni, posso scegliere se il ricircolo, posso scegliere automatico, anteriore e posteriore lo sbrinamento e così via, e qua anche la potenza delle ventole. La cosa che non mi piace qual è? È che se io per esempio devo sbrinare il vetro anteriore o il vetro posteriore, posso sì farlo da questi due tasti qua, front e rear, che voi non vedete in questo momento in registrazione, però se io sto sul display, quindi voglio fare la cosa del display, c'è soltanto il tasto posteriore subito a clima spento, quindi clicco così e si attiva, mentre la parte davanti non si attiva, non sappiamo il perché. La UAP lo vediamo dopo. Parliamo di navigazione. Allora, navigazione, dove vuoi andare, vedi mappa, quindi tutte le varie impostazioni. Poi c'è qua il tasto emergenza che serve appunto, come vedete qua, ospedali, polizia, dove sono, quindi se ci perdiamo clicchiamo dove sono e ci fa vedere esattamente la posizione corrente dell'auto, quindi mostra l'info GPS con i vari latitudine, longitudine, latitudine e così via. Poi andiamo su dove andare,
clicchiamo, facciamo un punto di interesse qui nei dintorni, vediamo distributore, Kuwait, percorso verso, quindi impostiamo il navigatore. Procedere verso il percorso evidenziato. Sembra anche abbastanza, diciamo, aggiornato, c'è il pinch to zoom, e per essere, insomma, è abbastanza fluido, ecco, non voglio paragonare alle vetture tedesche, però per essere, diciamo, un sistema non di fascia premium è abbastanza fluido. Andiamo per esempio su, come potete vedere, si possono impostare casa e lavoro, andiamo sulle impostazioni, limite velocità, il GPS, traffico e così via. Telefono, l'abbiamo già vista questa parte per quanto riguarda la registrazione del telefono. Per quanto riguarda invece i contatti, basta aggiungere qui i contatti, c'è la possibilità di usare Siri o, in questo caso io ho un Android, quindi l'assistente vocale, le chiamate recenti, la rubrica, tastiera e così via. Parliamo di impostazioni, qua possiamo impostare tutti, diciamo, tutta l'auto, quindi per esempio, non so, andiamo su luci, fare l'apertura, abbaglianti automatici, luce abitacolo interno, ritardo spegnimenti fari, cornering lights, poi andiamo su per esempio freni, auto park brake, manutenzione freni, e così via, tanti vari impostazioni, insomma, dell'auto. Vedete, ne sono un sacco, può essere configurabile al 100%. Parliamo di Uconnect App. Allora, questo è più che altro un luogo in cui trovare tutte le varie applicazioni. Se si tiene premuto l'icona si può spostare sulla barra, vedete? Quindi abbiamo Radio Hub, Nav, controlli, clima e così via, ma la cosa più importante è questa, ULive. Praticamente, un attimo che accendo l'auto. Ok, accesa l'auto, vi posso far vedere tutto questo sistema di Jeep Skill, che è la cosa più importante, perché vedete, se andiamo sulla pagina di, diciamo, Uconnect Live, troviamo le solite funzioni viste nelle altre vetture, Eco Drive, quindi vedere quanto guidiamo eco, quanto non guidiamo eco, quindi accelerazione, decelerazione, cambio, vediamo un po' se ci sono delle informazioni in più, ma forse questo durante la guida, insomma, ce le dirà. Quindi Uconnect Live potete controllare l'auto e le varie informazioni dell'auto anche dall'applicazione. Magari poi, se vi interessa, possiamo fare anche un focus a parte, e andiamo sulla cosa un po' più particolare, che sono le Jeep Skills. Ok, partiamo dalla potenza. Allora, io posso andare a, vediamo un attimo, posso andare a settare, anzi partiamo da qui, altitudine e latitudine. Adesso siamo a 0 metri, anteriore e posteriore l'auto è ferma, quindi non si vede il movimento, però nel momento in cui andiamo a muoverci, l'auto sicuramente, vedrete qui che si muoverà, quindi sappiamo quanto, per esempio, quant'è la pendenza massima che l'auto può supportare, quindi la vedremo scritta qui. Andiamo per esempio alle impostazioni, ecco, di corrente, stato batteria, quindi ora stiamo consumando il 15 A, 16 A, il 40% di batteria rimanente. Poi pressione dell'olio normale, angolo di sterzata, io guardate adesso sto girando le ruote, ha una sterzata massima di 31 gradi, vedete? Anche qui ci dà le coordinate GPS. Poi andiamo avanti, ci sono altre impostazioni che noi alcune non possiamo vedere, per esempio questo il freno, adesso sto premendo sul freno, siamo a 110 bar, sto premendo al massimo. Questo invece è l'acceleratore, 53% con la forza G. Andiamo avanti, troviamo slittamento delle ruote, quindi quando slittano le ruote, qua vedete anche che non c'è differenziale, quindi è sostanzialmente due ruote motrici, e qua anche la pressione del turbo, perché comunque il motore è turbo. Qua vedete la potenza, stiamo consumando 1 kW, la coppia è 107 Nm, insomma, in questa accelerazione, e tutte queste informazioni, diciamo, simpatiche e utili soprattutto. Questo abbiamo già visto, scusatemi. Poi ci sono, in base, un po' come la Mustang, vogliamo fare un 0 a 100, un 0 a 50, un 100 0 50 0, velocità massima. Qua tutte le varie impostazioni sono memorizzate. Per esempio il picco di forza giro longitudinale è stato a meno 1.3, il picco anteriore e posteriore di rollio e beccheggio meno 3.3 gradi, meno 4.4 gradi e così via.
Altre impostazioni della pista, però diciamo queste sono un po' più, bisogna avere l'applicazione, e qua c'è il tasto appunto per impostare tutte le varie, la registrazione, il liberatore dei dati e così via. Un'altra cosa importante di quest'auto è il display centrale, che però come ho detto non è un 7 pollici, però non ha il mirroring di alcune funzioni. Giusto qualche informazioni tecniche, potrei dire più che altro che è un computer di bordo. Per quanto riguarda invece una chicca utile per me su queste auto, sulle auto più grandi, è la presa a 220 volt. In realtà quest'auto ha una presa americana, quindi poco comoda per noi, però basta un adattatore e si può far funzionare qualsiasi cosa. Altre vetture invece hanno la presa a 220, come quella italiana. Allora, se questo video vi è piaciuto, spero di farvi vedere al più presto anche, se vi va, lo Uconnect Live, quindi proprio dal telefono con un'altra vettura, vediamo anche impostazioni maggiori. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per notifiche e se vi va di seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram.